Siamo a Napoli, nella Basilica Santuario del Carmine Maggiore, un luogo particolarmente caro ai napoletani. Infatti, vi siete mai chiesti perché ogni napoletano ha l'usanza di dire sempre Mammaro Carmana? Ebbene, questo è un modo affettuoso di tutto il popolo napoletano per chiamare la bella Madonna del Carmine. Nel 1907, per volontà dell'allora rettore del santuario, padre Elia Alleva, fu deciso di costruire il grandissimo organo plurifonico monumentale, come veniva chiamato. All'inizio del Novecento, quindi nel 1907, risultava essere tra i più grandi in Europa, ma la sua particolarità non sta tanto nel fatto della sua grandezza, quanto nel fatto che la prima trasmissione radiofonica che trasmetteva un concerto d'organo è avvenuta proprio qui, dal Carmine Maggiore, e si faceva ogni domenica mattina dal 1922 fino al 1941. Pensate che in questa chiesa ogni domenica mattina si davano appuntamento le più grandi mente letterate della città di Napoli, Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Benedetto Croce, erano soliti venire ad ascoltare i famosissimi concerti d'organo di Franco Michele Napolitano. La prima notizia storica dell'esistenza di un luogo intitolato alla Madonna del Carmine lo abbiamo nel 1268, anno in cui nella piazza del Mercato, ovvero davanti alla nostra attuale basilica, fu decapitato Corradino di Svevia, che qui vediamo nel bel monumento disegnato da Bertel Thorvaldsen e scolpito da Pietro Schopf nel 1847. Nel 1647 la città di Napoli fu protagonista, e in modo particolare il Carmine Maggiore, fu protagonista di una serie di avvenimenti molto importanti che portarono a quella che viene chiamata la rivoluzione di Masaniello. Masaniello fu ucciso all'interno del convento e le sue spoglie mortali furono lasciate qui in questa zona del presbiterio, ma nel 1799, per volontà di Ferdinando IV di Borbone, le sue ossa furono disperse e nel 1961, nel centenario dell'Unità d'Italia, i padri carmelitani decisero di lasciare una lapide a ricordo di quei tragici avvenimenti. Nel 1439, durante la guerra tra Angioini e Aragonesi, il Carmine Maggiore veniva utilizzato anche come fortezza difensiva della città di Napoli e la cronaca ci racconta che un colpo di bombarda lanciato dagli aragonesi che avevano il proprio accampamento nel Borgo Loreto fondò tutto l'abside della chiesa e avrebbe dovuto colpire in pieno il volto di un crocifisso che per miracolo chinò il capo.